Ciao, in questo nuovo video parlerò della mia preparazione ad Abilmente Milano. È un po' strano quando mi preparo tra una fiera e l'altra e questa appunto è arrivata dopo Vicenza e dopo un mese ecco che vado verso Milano. Ho sempre tanti progetti che vorrei portare a termine, creare, fare, ma non tutte le ciambelle vengono con il buco e non tutti i progetti vengono finiti. Però vediamo cosa sono riuscito a fare. Non ho mai potuto mostrare, in tutti questi vlog dove magari mostro le parti più divertenti, ma la prima cosa che faccio quando torno da una fiera è sistemare tutti i materiali, inventariarli e rimetterli al loro posto. Dunque, l'idea è che sto realizzando un nuovo campione per i miei adesivi da ricamo, visto che ho sia aggiunto nuovi design, sia sistemato, cioè modificato alcuni di quelli che erano vecchi. Quindi questa è una nuova collezione a tema Pride e questa è una nuova collezione a tema Little Details. Sono euforico e quindi ora ne ho messi un po' su questo telaio e questi saranno quelli che andrò a ricamare e finire, quindi farò un piccolo video anche di tutorial dove appunto li ricamo completamente, li sciolgo in acqua, questi saranno ricami finiti e poi andrò a mettere gli altri come sono in questo disegno e quelli invece ne ricamerò porzioni o lascerò solo l'adesivo in modo che sia visibile quella che è la tecnica, cioè di ricamarli e poi di avere il ricamo finito, come era il mio precedente, che è l'altro lato di questa felpa, non si butta via niente, quindi appunto alcuni erano finiti, alcuni erano a metà e c'era un ago in mostra proprio per mostrare il processo. Ecco, questi ora hanno fatto con me tantissime fiere, guarda che meraviglia, anche per coprire buchi o macchie, gli adesivi da ricamo sono incredibili e visto che hanno fatto con me tantissimi eventi, si stanno un po' iniziando a scollare naturalmente perché, poverini, la quantità di tempo che hanno passato con me alta e si sono un po' iscuriti la stoffa, mentre adesso appunto questi sono nuovi, quindi la stoffa, la carta è ancora perfettamente di colore bianco e ancora molto ben aderita. Quindi ora ricamerò questi, filmerò un po' di clip per un bel tutorial e poi questo sarà il nuovo sampler dei miei adesivi da ricamo. Ho appena passato, grazie all'aiuto del mio incredibile partner, un po' di tempo a finire questo che era un progetto che avevo in mente da un po', cioè rivedere quello che è la confezione degli stick and stitch, ovvero gli adesivi da ricamo. Ora è semplicemente una card con gli adesivi all'interno, tutti ritagliati. Questo sarebbe la nuova versione, quindi così ho una descrizione che dice cosa sono e una foto di quello che è un esempio finito. Si può girare e sul retro si vedono i disegni all'interno di questo pack e ci sono tutte le caratteristiche che rendono gli adesivi da ricamo incredibili e straordinari e poi alla vendita saranno chiusi, ma una volta aperti una volta aperti ci sono le istruzioni per utilizzarli e appunto i fogli degli adesivi da ricamo all'interno. Quindi ecco, questa sarebbe l'idea, questa è la prima prova fatta con il pack a tema foglie e fiori e l'idea è di ridisegnare tutti gli altri pack. È un lavoro che prenderà un po' di tempo e secondo me spero di avere pronto per Abilmente Milano.
Dopo abilmente Vicenza sono andate vendute un po' di kit di Archerberg, quindi ho pensato di andare a restoccare un po' dei colori, soprattutto il verde, che è piaciuto un bel po', infatti è un bellissimo verde salvia questo colore, e col fatto che ho anche il campione esposto secondo me piace particolarmente, quindi eccomi a fare un po' di kit di Archerberg. Ho appena fatto un po' di prove. Queste sono le mie prove, il mio tipo di prove, per capire se c'è un modo di rifare quelle che sono le zin che porto con me ai corsi, perché per quanto io le ami all'infinito, mi piace tantissimo l'idea della zin, credo sia una cosa bellissima. Purtroppo la gente che partecipa ai miei corsi non sempre capisce che sono dei libricini sfogliabili con dentro tante informazioni, e quindi, visto che è un foglio A3 ripiegato, spesso quello che è la parte non stampata la gente lo apre, poi prova ad aprire tutta la zin, poi non sa più richiuderla e rimane lì con questo foglio gigantesco durante i corsi, che non è proprio il massimo. E per di più a me realizzare questa quantità di zin, che è la quantità che di solito cerco di avere con me per un corso ad abilmente, prende quasi una settimana tra stampare ogni foglio, tagliare i margini di stampa e poi piegarli e tagliare uno a uno per far sì che abbiano la forma a libricino. Quindi stavo cercando soluzioni alternative, ne ho valutate un po', c'è quella del avere le pagine singole pinzate con questa pinzatrice senza pinze, o c'è quella di avere delle pieghe che poi comunque vengono appunto o pinzate con questa o pinzate invece su una costa, e anche questa era in un altro formato simile forma. Qui stavo cercando di capire quante pagine posso far stare in un foglio se decido che la mia forma è allungata in questo verso, e credo di aver raggiunto una conclusione in cui in un foglio A4 riesco a far stare 8 facciate, e l'idea è che non lo andrei più a piegare perché la piega mi prende molto tempo, ma andrei a stampare 3 fogli che poi taglio, e ogni parte di quel foglio è una zin, è un libretto da portare a casa con chi partecipa ai miei corsi. Non ho idea se mi sto spiegando, ma questo è un po' il flow che ho seguito e che sto seguendo. Quindi per Abilmente Milano io credo di avere abbastanza zin di rammendo, perché per fortuna ne avevo fatte tantissime per Vicenza, perché avevo sbagliato a contare. Cioè avevo perso metà delle zin che avevo fatto, e quindi ho detto le devo fare, e ne ho stampate il doppio e fatte il doppio. Vabbè. Mentre per Ricamo sono quasi finite, quindi su Ricamo dovrei ristamparle e rifarle. Ma a questo punto credo che valuterò di dedicare un po' di tempo a provare a fare il nuovo design, il nuovo setup, e vedere come vengono. Praticamente ho detto che dovevo fare le zin di ricamo, e poi per qualche oscura ragione ho fatto le zin di rammendo. Non so perché, chiaramente ho qualcosa o qualcuno che mi distrae in casa mia.
andando al mio negozio di fili e stoffe locale per andare a prendere dei fili per i kit da ricamo che ho purtroppo finito e devo finire i kit, e se ce l'hanno vorrei anche prendere ancora un po' della mia stoffa verde a quadratini per coprire l'ultimo tavolo, il terzo tavolo, il tavolo dell'angolo, che ad Abbilmente Vicenza avevo dimenticato la stoffa per coprirlo e non avevo altre tovaglie con quella a casa e non sto facendo altro che comprare quella stoffa e fare tovaglie. Da tipo 3 anni continuo a comprarla e fare tovaglie, comprarla, fare tovaglie, e ogni volta aggiungo una tovaglia e copro un altro tavolo, e questo dovrebbe essere l'ultimo, quindi sarei super felice di avere proprio il look finito. Andiamo a vedere se ce l'hanno. Alla fine sono giunta a una soluzione che non mi dispiace, che è questa dimensione, quindi è una dimensione, oserei dire, un po' più grande di un biglietto da visita, quindi un po' più comodo da trasportare, spreco meno carta, perché qui non vado a tagliare i bordi, ma li tengo, e riesco a fare più zin con la stessa quantità di carta, e essendo un po' più piccole sono anche meno pesanti, sono più facili da trasportare, tutte cose che mi aiutano nel momento in cui sto facendo anche fiere abbastanza distanti. Quindi questa è una delle bozze dove ho preso alcuni appunti di cose da cambiare e l'ho stampata praticamente per vedere se la dimensione del testo era leggibile, perché avevo paura fosse troppo piccola, però ora secondo me è leggibile, quindi lo step successivo da fare è stamparne una versione definitiva, così da vedere com'è, ma soprattutto fare quella di ricamo. Per qualche ragione io volevo partire con quella di ricamo e non so cosa è successo e non so perché ho fatto quella di rammendo per prima. But now we know, don't we? Boh, comunque vuol dire che adesso ho meno tempo, no, non è vero, ho abbastanza tempo per fare anche quella di ricamo, però è la mia nuova priorità perché appunto era quella che avrei voluto fare per prima. Anyway, quindi le zin passeranno da avere questa dimensione ad avere questa, e secondo me sono comunque super super cute, dentro ci sono tutte le informazioni, sono anche contento di averle aggiornate perché vuol dire che riesco a rendere alcuni testi più chiari in modo che siano più fruibili, più facili da capire, visto che ho avuto molti feedback avendole usate per 2 anni. Queste di ricamo 2 anni, quella di rammendo 1 anno, quindi hanno avuto la loro storia e ora vengono riproposte in un nuovo formato.
hai visto il mio vlog di Abilmente Vicenza, che è stata la mia ultima fiera il mese scorso, saprai cosa significa questa stoffa. Detto velocemente, sto cercando di avere le tovaglie simili su tutte quelle che sono i miei tavoli e le mie postazioni, in modo da avere un look più coeso. Quando una persona si avvicina anche da distante alla mia area, capisce subito qual è il mio tavolo corsi, perché ha la stessa tovaglia del mio tavolo da esposizione. Questo mi è sembrato geniale, quindi finalmente ho fatto la tovaglia per il tavolo corsi per Abilmente Vicenza. E poi quando sono arrivato in fiera a fare il setup ho scoperto che però non avevo considerato che l'esposizione che ho a Vicenza ad angolo mi mancava un tavolo, ok? La tovaglia non riusciva a coprire tutto. Quindi ho deciso di andare a comprare un altro po' di questa stoffa. Ormai ho la merceria, il posto in cui vendono le stoffe, letteralmente mi vede arrivare da tipo ah ok, vuoi ancora un po' di stoffa a quadratini? E credo di averne presa un po' troppa, quindi ora misurerò velocemente questa quantità su un mio tavolo, che quindi è quello che mi serve per fare un angolo, e valuterò se tagliarne un pezzo, magari ci farò un runner o qualcos'altro, però appunto così, con questa, dovrei avere l'ultima tovaglia finalmente e poter avere tutto il tavolo, tutti i tavoli, tutta la zona esposizione, tutta la zona corsi con questo look sul tavolo, e quindi molto bello. Se mai deciderò di cambiare tovaglia, ditemi di non farlo. Nuovo stickerino con l'idea che sia uno sticker regalo per chi partecipa ai miei corsi. E l'ho disegnato, ci ho messo un po' di tempo, però sono contento di questo risultato finito. Ho usato dei nuovi pennelli per Procreate, mi sto divertendo molto a testare nuovi pennelli. Dice Mend Power, ovvero rammendo potere. E secondo me è molto molto cute ed è appunto un piccolo telaio da rammendo. Giusto per far capire la quantità di iterazioni che arrivano prima di fare la cosa finita, perché magari non ci pensi e dici oh wow, progetto finito, che è vero, è bello mostrare la cosa finita, però magari non ti rendi conto di
quanti passaggi e quante prove ci sono dietro su come sono i colori, com'è il testo, quella era una penna, quale funziona meglio, con quale sfondo, qual è se mettere un testo, se non mettere un testo, se fare il filo giallo, se fare il filo verde, cioè detto ciò, ho aggiornato lo sticker di Rammendo, ho tolto il testo perché non ero convintissimo di avere del testo in inglese, magari alcune persone avrebbero fatto fatica a capirlo e invece secondo me quando si tratta dell'immagine è interessante perché se sai che è un telaio da Rammendo, allora sai il concetto che porta dietro e se non lo sai, secondo me è qualcosa di carino del tipo ma che cos'è quella cosa? E potrebbe quindi fare iniziare una conversazione e ho fatto anche quello per il ricamo che quindi invece lo amo tantissimo ed è appunto la mano che tiene l'ago e un po' degli elementi da ricamo, quindi filo, forbice attorno. Volevo mettere anche il telaio, ma non ci stavo proprio con gli spazi, e secondo me invece così è super carino. E ho aggiunto la bobina, la stessa bobina anche su quello di Rammendo, così che siano un po' appaiati. Ho modificato tutti i colori di quello di Rammendo in modo che abbiano la stessa palette di colori e così questi sono i 2 adesivi terminati che mi piacerebbe tanto regalare a chi si iscrive ai miei corsi di rammendo e di ricamo. E secondo me, vi dirò, sono molto soddisfatto di come sono usciti. Adoro che sento proprio di aver sfruttato la palette di colori Needle, quindi i colori che mi piacciono, al meglio, appunto mixandoli e matchandoli, però comunque mantenendo quello che è il disegno che c'è sotto. E la cosa che mi rende più fiero è che ho cercato di mettere l'ago da ricamo appuntito e l'ago da rammendo invece più spuntato, un po' più spesso, per dare appunto l'idea che esistono anche aghi diversi. Probabilmente me ne accorgerò solo io, però ho ricevuto la piantina del padiglione di Milano, così saprò la mia postazione e non è sempre detto che sia confermata al 100%, però nella maggior parte dei casi lo è, quindi posso farmi qualche idea e ho quindi i metri giusti di quanto sarà grande la mia postazione. Dunque, questa è la pianta del padiglione, io non ho assolutamente idea di dove sono le entrate, però immagino che se qui sono segnati i VC, le entrate siano queste o queste o queste. Allora, questa è letteralmente un'intera parete di VC, quindi uno di questi 3 lati è l'entrata, which is alright. Qui ci sono gli stand principali e qui, vista la dimensione, mi sembra che ci sia la via delle idee e questo evidenziato di giallo e con scritto molto molto piccolo nei needle è il mio stand ed è il numero 140 questa volta. A Milano c'è un singolo padiglione come a Torino, quindi non credo serva a dire il numero del padiglione, ma padiglione 1, stand 140 e ho anche un'altra vista che è questa, dove ho quindi le metrature del mio spazio e qui a fianco al 138 ci sarà Simon, quindi è confermato che siamo vicini, sono molto contento e qui in mezzo avremo la nostra area corsi. Ora dovrò provare a capire quanto è grande l'area corsi facendo una proporzione e così capire quanta gente ci sta, che tavoli portare, tutto l'ambaradam che ci va dietro, però ecco, queste sono le informazioni che ricevo. Ho un dubbio e un'opinione da chiedervi, sapere il parere delle altre persone. E il dubbio è questo. Dunque, io ho i miei sacchetti per i kit di ricamo che da febbraio e dal vlog di preparazione da Belmente Febbraio ho deciso di stampare con dei disegni che ho realizzato io, appunto che sono tutti dedicati
alle Fiber Arts. Questo perché volevo rendere anche il packaging un po' speciale, un po' parte dell'esperienza quando si apre un mio kit. È ovvio che, tra virgolette, la parte importante è cosa c'è dentro, quindi i materiali e tutto quello che serve per imparare a ricamare, però mi piaceva appunto infiocchettare un po' quello che ci va intorno. E questi sacchetti, io li stampo con la stampante domestica, che come potete immaginare non è proprio un lavoro né veloce né semplice e ogni tanto ci sono situazioni del genere, quindi questo è una piccola macchia d'inchiostro che è su un sacchetto e se fosse qui io dove vado a mettere la copertina, quindi il telaio con la foto di quello che c'è di quello che c'è all'interno, ma quando è ai lati così, tecnicamente è visibile. E qualcuno magari dirà, ok, questa macchietta ci posso passare sopra, ma se la situazione è questa, è una macchia appunto di la stampante che ha per sbaglio preso sulla parte finale del sacchetto, perché è molto complesso, come dicevo, da stampare, però poi appunto una volta che è riuscita a prenderlo correttamente ha stampato tutto il resto del sacchetto senza problemi. E io dico, per questa singola macchia devo buttare via l'intero sacchetto? Mi dispiace molto, cioè mi sembra di creare uno spreco di qualcosa che come dire, non tutti apprezzano il packaging di un kit. Quindi magari questo potrebbe finire nelle mani di una persona che apre il kit, usa i materiali, il sacchetto lo butta. O ancora potrebbe finire nelle mani di una persona che fa journaling come me e che questo dice no problem, tanto io probabilmente con un sacchetto del genere andrei a ritagliarmi le icone e le userei per fare journaling e quindi non mi darebbe fastidio un angolo di nero. Però ho questo dubbio e sento il dovere di parlarne, sento il dovere di chiedere l'opinione del pubblico. Quindi se ti va di scrivermi nei commenti cosa ne pensi in merito e farmi sapere se dovrei buttare via un sacchetto per una piccola macchia o posso permettermi di usarli fintanto che sono piccole macchie, non ne vado assolutamente a dire macchie enormi e non sono macchie sui disegni, quindi i disegni rimangono leggibili, bellini e utilizzabili volendo in journaling o scrapbooking o altre attività. Io al momento sto tenendo da parte tutti questi sacchetti che hanno le macchie, però mi dispiace, non so cosa fare. Quindi, ecco, fammi sapere. Sono all'Ikea ad accompagnare mia sorella a prendersi un armadio e ho portato con me le cartine degli Stick and Stitch per cercare magari un espositore. Volevo raccogliere da per terra questo pezzo di metro per il mio junk journal e ho trovato 2 euro. Slay, fare junk journaling ripaga. Direi haul ottimo, sono davvero molto contento di questi scolapiatti gialli. Non è il mio giallo preferito, questo è un po' più acceso, però secondo me nello stand starà comunque bene. Dunque, i miei pensieri sono quando sono
tutti vicini, quindi tutti a uno slot l'uno dall'altro, in questo modo. Sono carini, si vede che ce ne sono tanti, però non si legge il titolo, perché io il titolo ce l'ho sotto la scritta Stick and Stitch, che vuol dire adesivi da ricamo. Mentre in questo modo, quindi lasciando uno spazio tra uno e l'altro, vediamo se riesco. Quindi lasciando uno spazio tra uno e l'altro, vuol dire che da davanti si legge anche il titolo a colpo d'occhio, che secondo me è interessante nel momento in cui una persona magari legge il titolo e allora lo alza per vedere cosa c'è, allora lo gira per vedere i disegni e poi così lo può rimettere giù. E io so già che succederà questo, cioè verranno messi giù tutti un po' con le distanze diverse, quello ci devo fare i conti, quindi le opzioni sono o chiudere alcuni di questi, tipo piegare le barre per unirli, o lasciare così e convivere con il fatto che è normale che le persone magari vadano a rimetterli giù più vicini rispetto al solito. Però ne ho presi due, così che se anche voglio separarli un po' di più ci stanno, o invece su uno ci stanno tutti, solo che appunto stanno in questo modo, quindi il titolo con il titolo nascosto. In tutta onestà, visto che ho recentemente fatto diciamo, la rivisitazione di quelli che sono i cartoncini per togliere la plastica e avere solo packaging di carta, potrei rivederla nuovamente e andare a mettere Stick and Stitch da un lato e il titolo dall'altro, e in quel caso si riuscirebbe in teoria a leggerli su tutti solo su una riga. Ma in questo momento sono molto soddisfatto, mi piacciono molto, sono gialli e onestamente posso anche esporne 5 in questo modo e poi invece 3 lasciarli appoggiati sul tavolo a fianco al telaio espositivo, così che una persona veda e capisca che appunto ci sono fronti e retro, si possono prendere in mano, si possono guardare e sono un po' invitati a toccarli. Quindi sono molto soddisfatto, decisamente un grande upgrade rispetto all'ultima edizione. Primo test di stampa della zin di ricamo. Ora provo a tagliarla, assemblarla, ma ad occhio secondo me il font è un po' troppo piccolo, quindi forse la vorrò sistemare e fare un po' più grande. Però ammetto di aver provato in lungo e in largo a fare la zin di ricamo, ma alla fine non ero mai pienamente convinto del risultato. Quindi alla fine ho messo questo progetto nel cassetto e al momento verrò a Milano con le mie zin solite e classiche. E questo sarà lavoro per il Nen del futuro. Ieri sono usciti i corsi sulla pagina di Abilmente Milano e quindi ha iniziato ad esserci un po' di movimento e ho iniziato a ricevere un po' di iscrizioni. Sono super contento e spero nelle prossime settimane di raggiungere il minimo di iscritti, così un po' di corsi partiranno. Mi succede spesso in fiera, ma non solo, che la gente mi chieda, quando vede i miei kit di punch needle, ok, ma cosa posso fare con questi kit di punch needle? E anche durante i workshop io faccio fare questa forma di disco, sia perché è comoda con un telaio, perché i telai sono circolari, sia perché non richiede tanto tempo, quindi è diciamo un craft che
comprando un kit puoi prenderti un pomeriggio per fare, lo finisci, ti dà grande soddisfazione, è molto piacevole. E io con questi di solito dico che si possono usare come sottotazza, quindi per appoggiarci la tazza, la teiera, che è quello che faccio anch'io a casa, oppure semplicemente mettendo un gancetto o un nastrino sul retro si possono appendere al muro e usare come decorazione da muro. Ed è super super carino, io ne ho svariati, però quando giustamente, se la gente mi chiede ok, altre idee, io di solito c'è una pagina sui miei libretti delle istruzioni di Punch Needle che si chiama applicazioni e ci sono tantissime idee, però non ho mai nulla da mostrare fisicamente. E quindi volevo realizzare un campione da poter portare con me in fiera, quindi qualcosa di non troppo grande, non troppo impegnativo, però che mostrasse appunto una delle svariate applicazioni di Punch Needle. E la cosa più comoda da fare secondo me è la federa di un cuscino. Una federa di un cuscino bianco, avorio, Ikea. E l'idea è che ci ho appena disegnato e fatto un test per appunto realizzare una decorazione in Punch Needle su questo cuscino e secondo me verrà molto carina. Sono distrutto, ma sono anche abbastanza soddisfatto. Ho lavorato praticamente tutto il giorno al Punch Needle, quindi ora mi fa male la mano, il polso, il gomito, la spalla. Però è praticamente finito, cioè quello che avevo disegnato, il grosso, è fatto. Ho deciso che non mi andava di fare un albero qui come avevo disegnato e penso che quindi aggiungerò, visto che ho usato tantissimo del mio filato di avanzo dei pezzi piccoli e anche la maggior parte dei pezzi medi, quindi dei pezzi piccoli non mi è rimasto granché, ma posso ancora usarli e questi pallini secondo me sono molto molto carini, quindi penso che aggiungerò altri pallini in questa zona e potenzialmente in questa o in questa, giusto per andare avanti a usare filati e renderlo un po' più pieno. Però secondo me è super super carino, tutte queste formine sono adorabili, la casetta ovviamente è venuta bellissima. Devo pettinarlo, quindi sistemare i filati e appunto aggiungere magari gli ultimi dettagli, però praticamente completo. Welcome, Inspector. Sento di aver finito, questo è l'avanzo di scrap yarn che ho tenuto e questi infatti sono tutti da maglioni, quindi queste sono principalmente lane o cashmere o simile provenienza, quindi questi li terrò per rammendi e cose simili, però considerando che prima era piena sono contento del risultato e ho aspettato a girarla per girarla in camera, quindi questo è il look al momento. Ho aggiunto un bel po' di elementi, appunto cercando di finire tutti i pezzettini di filato di avanzo. Mettiamoci dentro un cuscino.
tutta onestà non è ancora finita, nel senso che devo ancora pettinare quelli che sono gli occhielli, andare a rasare dove c'è magari qualcosa che spunta, e ovviamente finire, cioè incollare il retro perché così rimanga tutta solida. Però ci tenevo a vederla con il cuscino dentro e comunque penso di poterla portare in fiera anche così, cioè anche se non fosse finita, e comunque sarebbe un bel elemento da esposizione. Però ovviamente se riesco a finirla in tempo sarebbe meglio. Mi piace. Più abilmente si avvicina e più mi prendo il tempo di stare anche al computer a rispondere a tutte quelle che sono le richieste di corsi e di interesse o di informazioni. Grazie mille per tutto quello che mi state scrivendo. Ho iniziato a riprendermi mentre ideavo questo nuovo progetto, di cui parlo tra poco, ma non ho terminato il progetto in tempo con il termine del video. Quindi queste sono delle riprese di preview di qualcosa che, se verrai adabilmente, vedrai dal vivo. Concludo qui il video perché voglio avere il tempo di editarlo e pubblicarlo prima di andare adabilmente, ma ho ancora un paio di cose in serbo a cui voglio lavorare quindi in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, e principalmente voglio fare un kit per un pupazzo di un gattino, because I love cats, e secondo me sarà super bello e sto pensando proprio a come farlo anche perché sia un po' speciale, ma non avendolo ancora fatto, cioè lo sto facendo adesso, nelle ultime riprese che avete visto, non ho nulla da mostrarvi, però ben venga, così potete venire a Milano o seguirmi sui social dove sicuramente ne parlerò e lo mostrerò. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se sei di Milano o della zona, spero di poterci vedere in fiera o magari che parteciperai a un mio corso. Ad ogni modo, sono super contento di andare a Milano per la prima volta, non vedo l'ora, spero vada tutto bene e quindi ci vediamo settimana prossima.